Neon Genesis Evangelion, la più importante serie TV animata di tutti i tempi. Oggi parliamo di questo e del film che è uscito subito dopo la serie principale, The End of Evangelion, nel 1997, che narra un finale differente, alternativo dalla serie TV principale del 1994-95. Il regista, creatore, Hideaki Anno, ha creato uno dei capolavori più importanti del Novecento e più precisamente stiamo parlando di un anime che possiamo definire una serie TV o un film d'animazione con caratteristiche peculiari della produzione giapponese. Prima dell'anime solitamente viene pubblicato il manga, che è un fumetto con la stessa storia che poi viene ripresa nell'anime, sempre con le caratteristiche della produzione giapponese. In questo caso è successo più o meno così, ma più nello specifico il lavoro che è stato fatto è stato portato avanti contemporaneamente e il manga è uscito pochissimo prima dell'uscita dell'anime e quindi più o meno gli spettatori hanno vissuto contemporaneamente l'uscita di questi due capolavori. Infatti vediamo che lo sceneggiatore dell'anime è lo stesso che ha creato il manga e quindi c'è stato veramente un lavoro sinergico a tutti gli effetti. Neon Genesis Evangelion ha una trama piuttosto complessa, ma possiamo contestualizzare la serie TV dicendo che è ambientata in un futuro post-apocalittico in cui degli cosiddetti angeli che provengono dallo spazio arrivano sulla Terra per sconfiggere, eliminare, sterminare gli esseri umani, forse. E gli esseri umani si difendono in qualche modo con dei robot giganti comandati internamente da degli adolescenti. La trama potrebbe essere un po' banale, ma la narrazione è veramente sbalorditiva. Dobbiamo dire immediatamente, come ho detto di Twin Peaks, che questa serie TV non è una serie TV per tutti. O meglio, è una serie TV incentrata maggiormente sull'introspezione psicologica dei personaggi. I personaggi sono delle persone che hanno vissuto degli eventi traumatici, come la morte dei genitori, per esempio, o l'abbandono da parte dei genitori, che nel tempo hanno creato, possiamo dire, dei disagi interni ai personaggi che creano una sorta di alienazione da parte del personaggio rispetto alle altre persone, mancanza di empatia, di comprensione delle persone, del mondo che le circondano. E questi personaggi sembra, a detta del regista, che siano ispirati direttamente a Hideaki Anno, cioè al regista stesso, a eventi della propria vita, a emozioni e a uno stato psicologico del regista stesso. Come la mente di questi personaggi, anche la produzione è stata travagliata e veramente molto difficile. È stato un periodo, specialmente nelle ultime puntate, in cui sono mancati fondi e tempo per l'imminente pubblicazione, che hanno veramente reso difficili le cose a tutta la casa di produzione. Ma nonostante questo è uscito fuori un capolavoro che si incentra, come abbiamo detto, sulla psicologia, ma anche su moltissimi e intelligenti e variegati riferimenti alla religione cristiana, alla religione ebraica, alla Cabala e soprattutto anche ad argomenti scientifici, a come viene trattata la scienza e qual è il rapporto che l'essere umano ha con la scienza. Ma nonostante tutto ciò non è assolutamente presente un finale con una morale che viene mostrata agli spettatori,
una morale univoca, perlomeno. Infatti vediamo che, come anche il regista ha molte volte dichiarato, tutte queste caratteristiche sono puramente dei mezzi espressivi, estetici, comunicativi per far sì che un certo tipo di emozioni, un certo tipo di psicologia venisse trasmessa allo spettatore, che a seconda del proprio vissuto, della propria esperienza, vive diversamente ovviamente queste esperienze, ma soprattutto ne trae una conclusione personale. Quindi possiamo considerarlo uno dei più importanti manga del Novecento e uno dei primi così rivoluzionario che tratta temi esoterici e psicologici in maniera così innovativa e approfondita. Infatti vediamo anche che le teorie di Freud e dello psicoanalisi sono state integrate in maniera molto intelligente. Vediamo che molti dei personaggi della serie TV non hanno ancora superato la fase del complesso di Edipo, del complesso di Elettra, che hanno delle chiusure, dei muri verso le altre persone, hanno comportamenti molto problematici, alienanti rispetto al mondo che li circonda. E vediamo le due caratteristiche principali della teoria di Freud, la libido e la destrudo o l'eros e thanatos, che contemporaneamente convivono e si combattono all'interno della mente di questi personaggi, che ovviamente si riflette nei comportamenti all'interno della narrazione. In più vediamo, molto interessante, nel personaggio principale, come se non avesse vissuto la cosiddetta fase orale, che è una fase in cui il bambino da piccolo, grazie all'allattamento della madre o al fatto di mettersi qualsiasi oggetto in bocca, utilizza appunto la bocca come mezzo per conoscere il mondo che lo circonda, la realtà. E questo protagonista, il protagonista principale della serie TV, ha visto morire la madre quando era molto piccolo e è stato abbandonato dal padre, quindi il suo sviluppo anche psicologico è molto travagliato, e vediamo che le conseguenze, le caratteristiche della sua personalità sono molto negative. È una persona molto passiva, remissiva, che si svilisce e si fa vittima di tutto ciò che accade intorno a lui. Mi piace pensare anche al dilemma del porcospino di Schopenhauer in questo contesto, in cui Schopenhauer prende ad esempio due porcospini che più si avvicinano e più si feriscono per via delle spine sul proprio dorso, e in questo caso potremmo fare riferimento al comportamento, al rapporto dei personaggi, in cui più il rapporto diventa intimo e fiducioso l'un l'altro, e più la sofferenza per delle aspettative tradite o delle mancanze di supporto reciproco, si creano delle incomprensioni, dei disagi, delle sofferenze non calcolate, diciamo così. E infine anche talvolta si tratta dei disturbi della personalità. C'è una protagonista femminile che verso la fine della serie TV addirittura sembra cadere nella schizofrenia a causa di eventi che minano la propria stabilità psicologica. Per non parlare dello stile grafico ed estetico, uno stile molto sperimentale che segue i flussi di coscienza e le incomprensioni e difficoltà di comunicazione dei personaggi, in cui colori e montaggi, rappresentazioni astratte di questa narrazione psicologica diventano una parte veramente importante e interessante della storia. Bene, per concludere, secondo me questa serie TV è come se fosse un'esperienza che ti mette davanti alle tue più intime paure, ai tuoi più profondi disagi, inconsci, passati, che ti hanno cambiato la vita, che ti hanno traumatizzato, che hanno creato anche
degli ostacoli, dei muri che non abbiamo mai superato. Addirittura il regista stesso dice che questa serie TV non è per tutti, perché questa serie TV è un'esperienza per coloro che conoscono la sofferenza, per coloro che comprendono cosa vuol dire vivere una vita nel disagio, vivere una vita con ostacoli insormontabili. E grazie a questa narrazione, grazie a questi personaggi, è come se fosse una terapia questa serie TV che ognuno di noi deve affrontare. Ultimi due aneddoti: il regista Hideaki Anno parla del finale del film The End of Evangelion come una sorta di frecciatina verso gli otaku, che sono gli appassionati di manga, di anime, di videogiochi, possiamo definirli nerd, insomma, così, in gergo tecnico, per modo di dire, che sono chiusi nel loro mondo e chiusi verso l'esterno, e il regista come se si rivolgesse a loro, spronandoli a liberarsi da queste catene e a vivere la vita nel mondo reale, non totalmente isolati e nella fantasia. Secondo aneddoto, diciamo, consiglio: gira un doppiaggio da vomito di un certo Gualtiero Cannarsi. Gualtiero Cannarsi ha tradotto molti anime dal giapponese all'italiano, ma dietro un presunto rispetto della sonorità della lingua giapponese ha tradotto quasi letteralmente, o insomma più o meno per capirsi, i dialoghi, le frasi dal giapponese all'italiano. E quindi potete immaginare che talvolta vengono fuori delle cose che non sono veramente nelle nostre orecchie, e costruisce delle frasi che talvolta non hanno né capo né coda, e utilizza delle parole come videoscrivente al posto di computer, per dire, cioè veramente rovina la bellezza di queste opere. Bene, detto questo, direi che la possiamo chiudere qua. Spero vi sia stato utile questo video. Ci vediamo a un prossimo video.